amici, buongiorno, giorno numero 3 e cominciamo il video oggi in modo un po' diverso, ovvero senza Cristi. Non siamo più a Manhattan, ma siamo venuti a fare un giro, complice anche il bel tempo, a Coney Island. È bello qua, molto. Allora, abbiamo qui Nathan's, che è dove fanno le gare i mangiatori di hot dog. Qua davanti allestiscono tutti i palchi, le cose, e si spaccano di hot dog e se ne mangiano tonnellate. Non so quanto è il record, ma era tipo 100, tipo mangiati bamba che si incozzano. In this first minute or two. Helicopter, helicopter. Allora, siamo venuti da Nathan's e abbiamo preso queste cose e adesso le assaggiamo. Questo è un classico, poi questo è con cose, questo uguale ma con anche le cipolle, e poi le patatine quelle con il chili. Questa è la prima patatina, dai. Buona. Piccantina. Buona pizza. Di nuovo a Gran Zero, siamo voluti tornare perché ho optato per tornarci perché vabbè ieri era brutto, cioè pioveva, non si vedeva neanche la punta della Freedom Tower a cui siamo vicini adesso e boh, fa sempre un certo effetto pensare che due edifici alti come questa siano caduti in testa alla gente che stava sotto. È assurdo, sempre molto d'impatto. Comunque guardate il video del giorno di ieri che sarà già uscito perché merita, c'è tutta la visita all'11 settembre Museum. Adesso comunque noi prendiamo la metro qua all'Oculus e andiamo a Central Park che ancora non abbiamo visto. Hello. Eccoci. Allora siamo arrivati a Central Park e è fantastico perché c'è caldo, sta da Dio. E adesso facciamo un bel giretto. Amici del mio viaggio a New York, siamo a Central Park. Guardate, a New York ci sta anche la luce. Questo è il Dakota dove hanno assassinato John Lennon, proprio davanti a quella porta. Qui a Central Park stanno spuntando i primi fiorellini.
siamo al lago, quello principale di Central Park. E è enorme. Ti piace? È molto carino. Comunque, il Central Park nasce semplicemente per rivalutare tutta la zona del nuovo piano urbanistico di New York all'epoca. E niente, di base tutta la gente voleva vivere a downtown, che era la vera New York dell'epoca, e a nord di downtown avevamo appunto la zona di Little Italy, di Chinatown, che era la zona dei poveri. Per ampliare la città è stata costruita quella che è la conformazione odierna, quindi con le strade tutte a scacchiera, e nessuno voleva venirci a vivere. E allora cosa hanno fatto? Hanno deciso di costruire un quadrato adibito a parco, ovvero Central Park, per invogliare la gente a venire qui a vivere. E niente, quello che poi è successo è che alla fine la parte più costosa di tutta New York adesso è questa. C'è anche il Guggenheim. Allora, siamo ora di fronte al Guggenheim Museum di New York, disegnato dal celebre, uno dei 4 maestri dell'architettura, Frank Wright. E niente, è incredibile come questo edificio nasca semplicemente come critica totale alla metropoli in cui ci troviamo. Infatti Guggenheim odiava profondamente il costruire speculativo, quindi la nascita del grattacielo, tanto per capirsi, della metropoli, e quando gli è stata commissionata quest'opera non ha fatto altro che sprecare spazio. Siamo sulla Fifth Avenue, la via più rinomata e più costosa già anche all'epoca, parliamo degli anni 30 del Novecento. Poi rimane incredibile pensare come una delle opere architettoniche creata semplicemente per criticare questo posto sia diventata uno dei simboli di questo posto. Parti di una pizza a New York? Siamo finiti da mangiare della pizza newyorkese da dei messicani che ci odiano. Però siamo in recupero perché iniziano qui e là c'è Times Square. Lo sto per C'è anche della pizza in quest'olio. Com'è? Però è buona, no? No, non è male, è olio. Olio. E visto che abbiamo mangiato poco, abbiamo preso anche queste qua formaggiose, che sono molto anche agliose. Cristina prova. Al prossimo video.